Ed eccoci qua ragazzi, ci siamo. Oggi andiamo ad analizzare quali sono le migliori abilità da assegnare ai vostri giocatori e lo faremo ruolo per ruolo. Partiamo come sempre dal portiere, in questo caso Gigione Donnarumma. Le abilità che io ho assegnato e che sono un must have da avere sui portieri sono l'arresta tiri, che va a migliorare l'efficacia dei tiri dentro l'area di rigore, l'agilità felina, che migliora nel complesso la parata del portiere, l'istinto, che va a migliorare quello che è il riflesso, e in posizione, che migliora il posizionamento. A mio avviso queste 4 sono sicuramente le più complete e le più forti. Per quanto riguarda i terzini, il discorso si fa un attimino più complicato e vi spiego il perché. Sicuramente le due abilità da upgradare sono il conquistatore, che va a migliorare il tackle, e il protettore, che migliora il posizionamento in difesa. Queste due a livello difensivo. Poi voi dovrete fare una scelta in base a che cosa? In base al modulo che utilizzate, perché ci sono queste 3 abilità che sono fortissime, ma dipende tanto dalle vostre tattiche, perché la navetta migliora l'efficacia se mancano ali nella formazione, quindi se utilizzate un rombo stretto è perfetta. L'avvoltoio migliora l'efficacia dei tackle se nella vicinanza si trova un difensore centrale, e questa va bene con tutti i moduli, difatti è ottima da avere viola e gialla. Il falco migliora l'efficacia dell'ultimo terzo del campo se nella vicinanza si trova un'ala, quindi è utilissima per i moduli che hanno gli esterni larghi 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3. Per i difensori centrali il discorso si fa un attimino più semplice, poiché le abilità sicuramente da avere al top sono l'intercettatore, migliora gli intercetti, il gancio, quindi il conquistatore, che migliora i tackle, e lo scudo, che migliora il posizionamento e compostezza in difesa. Se avete queste 3 potete dormire sogni tranquilli. Per i vostri centrocampisti centrali, discorso abbastanza simile ai difensori, quindi miglioriamo l'intercetto, andiamo a migliorare il tackle se possiamo. Poi se volete aggiungerci una bella chicca, metteteci un bel tiro dalla distanza, che magari qualcuno entra, però fondamentali le stats difensive, quindi intercetto e conquistatore. Per quanto riguarda gli esterni centrocampo, discorso un po' più soggettivo. Per quanto mi riguarda, la calamita è fondamentale, quindi migliora il primo tocco, che sia un lancio, che sia un passaggio, che sia un driven pass. È importante che lo stop sia perfetto per poter poi accelerare. Poi dipende da voi, se siete dei crossatori, a mio avviso potete utilizzare lungo la fascia, che migliora la sovrapposizione. Se siete dei dribblatori, il dribbling. Se utilizzate il giocatore dopo il 60esimo, un'abilità da non sottovalutare è il jolly, che migliora l'efficacia se scende in campo dopo il 60esimo di gioco. Quindi queste 4 a mio avviso sono le migliori. Se volete un esterno tipo da 4-3-3, il mio consiglio sicuramente è quello di andare a potenziare il tiro a giro, quindi a migliorare i tiri curvi. Per i vostri attaccanti queste sono le abilità che vi consiglio. La prima su tutte, tiro a giro. Abbiamo visto che col passare del tempo è sempre stato il tiro più forte, ok? Da quando è praticamente nato UFL, 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi a questa parte, il tiro a giro è sempre stato il tiro più forte. Poi da migliorare sicuramente lo sparatutto, che migliora il tiro successivo subito dopo che un giocatore ha ricevuto palla, quindi stop e tiro, molto molto forte. Il cannone anche migliora la precisione dei tiri bassi, non è da sottovalutare, molto molto valida. Ed anche la consegna, quindi migliora le conclusioni dopo una serie di gol mancati, il bonus si resetta dopo aver colpito il bersaglio. Questa qui è molto utile per gli attaccanti che non hanno un'altissima finalizzazione, poiché li aiuta ovviamente a finalizzare dopo che ha sbagliato 1 o 2 tiri. Queste qui sono le abilità che io vi consiglio. Ditemi voi che cosa ne pensate, lasciate sempre un bel like, iscrivetevi al canale per non perdervi altri video su UFL. Io vi saluto, vi aspetto in live sul canale Viola. Un abbraccio, il vostro Crixus.